prima cosa da fare è allentare le vecchie corde per poterle rimuovere. Io preferisco tagliarle perché risulta più facile rimuoverle dalle meccaniche. È molto importante allentare prima di tagliare perché le corde troppo tese potrebbero colpirvi in faccia. Come seconda cosa bisogna rimuovere i pin del ponte. Si può fare con un avvolgicorde, se ne avete uno, oppure potete entrare all'interno della buca e spingere i pin da sotto. Assicuratevi di tenere i pin nel giusto ordine, perché a volte i buchi dei pin possono essere di dimensione leggermente diversa. Questo fa sì che quando rimetterete i pin avranno il perfetto alloggiamento. Ora che non ci sono più le corde e sono state rimosse anche i pin del ponte, è un ottimo momento per dare una pulizia generale allo strumento. Lo sporco lo potete trovare vicino alla buca, sulla tastiera o sulla paletta. Se lo sporco sulla tastiera risulta ostinato, potete aiutarvi con un panno leggermente umido. A questo punto mettete le nuove corde all'interno del buco e inserite i pin del ponte. È importante che il pallino della corda sia nella posizione giusta. Questo vuol dire che deve entrare in contatto con l'interno del ponte. Se non siete sicuri che la parte finale della corda sia nella posizione corretta, inserite la mano all'interno della buca e controllate con le dita che il pallino sia perfettamente aderente al ponte. Prendete la prima corda e inseritela all'interno della sua meccanica. È importante tenere un lasco sufficiente per poter girare la corda attorno alla meccanica. A me piace tirare il più possibile la corda, poi tornare indietro e lasciare uno spazio che va dal capotasto al primo secondo tasto circa. A questo punto giriamo la meccanica. È fondamentale che il primo giro vada sopra al foro. Poi mi piace piegare l'eccesso di corda in modo tale da non rovinare la paletta mentre accordo. È importante che i nuovi giri vadano al di sotto del foro e che non vadano ad accavallarsi tra di loro. In questo momento non è necessario avere un'accordatura perfetta, ma basta ottenere la giusta quantità di tensione. Una volta fatto questo, potete tagliare la corda il più vicino possibile alla meccanica. Si procede con le corde successive e ricordatevi di girarle sempre all'interno della paletta, così che siano girate tutte allo stesso modo. Secondo me è meglio partire dalle corde più esterne, questo ne facilita l'inserimento. Una volta che tutte le corde sono in tensione e nella giusta posizione, è arrivato il momento di accordarle. Ricordatevi che alla prima accordatura le corde non resteranno intonate perfettamente. Probabilmente si sposteranno un po' mentre suonate, perché non sono abituate a questa tensione. Quello che a me piace fare è dar loro un po' di stretch. Muovetele dolcemente, poi accordatele una seconda volta, in modo che non si spostino da sole.